Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. In questo video andrò a cambiare completamente il look di questa parete. Sarà un video semplice e chiaro. Lascia solamente un like perché in questo modo mi aiuta a far crescere di più questo canale. Ho cominciato nel tirare via la mensola e piano piano la scrivania ed il letto per riuscire ad avere più spazio di lavoro. I chiodi che mantenevano la mensola vanno svitati in questo modo e il fisher io personalmente preferisco tirarlo via dal muro per facilitare il lavoro. Le placchette delle prese le tiro via per poi mettere il nastro adesivo, in questo modo sono sicuro che non sporco niente. Per la sistemazione del muro intervengo facendo un po' di stucco in polvere. Ho dato un'occhiata su tutta la parete in questo modo da tappare eventuali segni, graffi e buchi. Dopo aver aspettato che lo stucco asciugasse, sono andato a ripassare tutto con la carta vetrata P220, eliminando lo stucco in eccesso. Dato che ne avevo un po' di pittura grigia, ho sistemato anche la parte di muro che vedete qui a sinistra. Metto il nastro adesivo sulla parte sinistra del muro, su tutti e due i lati, in modo da fare 4 cm di bianco sulle estremità della parete, perché in questo modo avrò ben definito la parte di muro che andrò a tinteggiare. Una volta asciutto il bianco, tiro via il nastro e rimetto altro nastro, ma di questa volta di 2 cm, sulla parte bianca, in modo da prevenire che si sporca di colore verde che andrò a fare dopo. In questa fase il bianco va coperto sia sui lati che sulla parte superiore. Metto lo scotch qua di sopra. Per quanto riguarda il colore e tutto quanto, per far sì che questa parete cambia completamente il look, ho ordinato questo kit da Leroy Merlin. Lascerò il link in descrizione e nella scatola sono arrivati 6 cornici con misure diverse in legno, i chiodi, il rullo che comprendeva un altro di scorta con la sua grata in plastica e la pittura lavabile di colore verde che comprende circa 4 litri. L'ho solamente girata e basta, senza aggiungere l'acqua, era già pronta così. Ho cominciato a fare prima i contorni con il pennello per poi finire tutto con il rullo. Ragazzi, se avete trovato interessante il video sarà di grandissimo aiuto lasciare un like oppure iscriviti per vedere altri video del genere.